Torta pasqualina con ricotta e spinaci. Ingredienti per le 4 sfoglie: 500 g di farina, circa 200 ml di acqua, un filo d'olio ed un pizzico di sale. Per il ripieno: 500 g di ricotta, 6 cubetti di spinaci congelati, 2 porri, 2 uova, 500 g di parmigiano grattugiato, spezie ed olio extravergine d'oliva a cubi. Inizio con il preparare la farcia della torta pasqualina. Verso un filo d'olio in una pentola, aggiungo i porri tagliati a rondelle, le spezie e lascio imbiondire. Inserisco gli spinaci che io avevo congelati, ma naturalmente se tu li hai freschi è meglio, e lascio cuocere per circa 10 minuti. Dopodiché li verso all'interno di una ciotola con la ricotta ed il parmigiano. Mescolo fino ad ottenere un composto omogeneo. Metto da parte e mi occupo delle 4 sfoglie della torta. Per realizzarle unisco la farina con un giro d'olio, dell'acqua a temperatura ambiente ed un pizzico di sale. Mescolo con un cucchiaio e poi lavoro energicamente con le mani. O se vuoi, per fare prima puoi utilizzare anche la planetaria, fino ad ottenere un panetto liscio, omogeneo ed elastico, che divido in 4 panetti, 2 più grandi e 2 più piccoli. Ora un passaggio che ho potuto registrare solo per metà, perché mentre registravo appunto ho ricevuto una chiamata che ha fatto saltare quest'ultima. Allora, devi rivestire di carta forno il fondo di una tortiera del diametro di 24 cm e oliare i bordi. Poi stendi un panetto formando un disco molto sottile e più grande del diametro dello stampo. Spennelli i bordi con dell'olio d'oliva, stendi anche il secondo panetto formando un altro disco, lo adagi sul primo e poi all'interno della tortiera, così da rivestire quest'ultima. Con le dita fai aderire bene le sfoglie ai bordi e non ti preoccupare se strabordano un po', l'esubero lo sistemeremo dopo. Verso la farcia di ricotta e spinaci, la cospargo uniformemente, pratico 2 o più incavi, io ne ho fatti 2, calcolando un uovo a testa, dato che eravamo io e mio marito a mangiarla. Rompo le uova nei punti prescelti e copro con le altre 2 sfoglie assemblate come abbiamo fatto con le precedenti, ricordandoci di spennellare tra le 2 l'olio. Con i bordi delle sfoglie creo una ricciatura, così da non fare fuoriuscire il ripieno, e se come nel mio caso c'è troppo esubero ti basta utilizzarlo per segnare i punti delle uova. Io ho fatto 2 cuoricini ed un cerchietto al centro. Spennello la superficie con altro olio e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti. I tempi, lo so, sono lunghi, ma fidati, ne vale la pena. Ed eccola pronta! Guarda come si è ben dorata e sulla superficie ha fatto una fantastica crosticina che al momento del taglio ha fatto croc. Da notare anche l'ovetto che si intravede, peccato non averla tagliata 1 millimetro più in là e l'uovo si sarebbe visto nella sua interezza. Ma fidati, quando ti dico che è venuta veramente bene. È una quiche ricca, perfetta naturalmente per essere servita a Pasqua e Pasquetta, ma anche per una gita fuori porta. Se questa ricetta della tradizione pasquale ti è piaciuta, ti invito ad iscriverti, a regalarmi un like e a condividere questa delizia su tutti i tuoi social.